Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui sul campo per testare e recensire tutte le colorazioni di Dragon Blade. Come si comporterà in campo? Seguitemi, lo scoprirete. Per quanto riguarda il lattice che monta questo guanto, abbiamo il solito contact che abbiamo provato in tutti i modelli ormai di casa Dragon. È un lattice davvero colloso, è un lattice che, come detto tante volte, va benissimo a suo asciutto. È un campione anche per quanto riguarda la resistenza all'abrasione, infatti secondo me è il lattice più completo e più, diciamo, equilibrato da questo punto di vista tra resistenza all'abrasione e grip su asciutto. Come detto anche questo tante volte, il lattice sul bagnato non mi fa impazzire, può essere utilizzato secondo me al limite quando per dire ci troviamo in quella situazione di umidità serale dove abbiamo giusto il lattice leggermente umido. Come si imbomba un po' d'acqua perde davvero tanto. Quindi in generale è un guanto che può essere utilizzato dall'erba naturale alla terra perché la resistenza all'abrasione è ottima. Per quanto riguarda invece le condizioni meteo, preferirei utilizzarlo quasi esclusivamente su asciutto. Per quanto riguarda il taglio, abbiamo un taglio completamente negativo su tutte le dita, abbiamo solamente una cucitura esterna qua sul wrap che circonda il pollice e va ad aumentare la superficie di presa. Tra le dita abbiamo inserti in materiale mesh che non aumentano la superficie di presa ma sicuramente allungano la vita del guanto, in quanto come visto tante volte gli inserti in lattice tra le dita tendono a rovinarsi subito, a maggior ragione se il taglio è negativo. Le sensazioni che regala questo taglio negativo sono sensazioni non proprio di altissima sensibilità, perché secondo me veste leggermente comodo alla mano, non è super aderente. Sicuramente è un taglio negativo che offre ottima superficie di presa sia per quanto riguarda la larghezza del taglio negativo appunto sulle dita stesse che per appunto, come detto prima, il wrap sul pollice. Alla base del palmo troviamo una zona anti-abrasione che aumenta la vita del lattice e del guanto in generale. Finalmente abbiamo un dorso un po' meno tradizionale del solito per quanto riguarda questo nuovo guanto della nuova collezione Dragon. Abbiamo infatti un guanto leggero, molto flessibile, molto morbido, che è costituito con un foglio di materiale mesh su cui è applicato del gel 2T sia sulla base del dorso, qua che va a costituire il drago bianco, sia per quanto riguarda la parte superiore delle dita, andando sia a dare un plus a livello estetico ma anche un plus a livello di grip nelle respinte di pugno. Come detto è un guanto molto leggero, davvero leggerissimo, che lascia grandissima mobilità alla mano. L'unica pecca secondo me è il fatto che non veste poi così aderente alla mano, ma veste un po' più comodo. Questa forse è una cosa che avrei migliorato del guanto. All'interno del guanto troviamo del gel che si posiziona finalmente in un posto corretto, ovvero sulla punta delle dita, non a metà dita come troviamo solitamente su tanti brand artigianali.
In questo caso il gel interno secondo me è davvero fondamentale, perché il guanto, come detto, non veste super aderente, quindi magari le dita sarebbero potute scivolare all'interno del guanto, cosa che non avviene perché il gel, appunto, come detto, è messo nel punto giusto e quindi fa davvero bene il suo lavoro. Per quanto riguarda il polsino abbiamo sempre una struttura in materiale mesh, perché come possiamo vedere è un tutt'uno con la struttura del dorso. Abbiamo una piccola zona qua, un piccolo inserto tessile che ci permette di calzare più velocemente il guanto. Cinturino come è solito di Dragon, fare un cinturino elasticizzato che fa 2 giri sul polso. Secondo me il cinturino è una delle cose che sono state maggiormente migliorate rispetto agli scorsi modelli, perché è di una qualità davvero molto superiore, chiude molto meglio il polso secondo me ed è molto più personalizzabile. Vi ricordo che per tutte le 3 colorazioni di Blaze, ma anche per tutti gli altri prodotti di Dragon, avete il codice sconto SG1 per il 5% di sconto sul sito www.dragonsport.it. In conclusione, il Dragon Blaze è un guanto che mi fa ben sperare per le prossime collezioni di Dragon, perché è finalmente un guanto di nuova concezione, cosa che non si era mai vista sul catalogo Dragon. Infatti ci aveva abituato sempre a guanti molto tradizionali, in questo caso abbiamo finalmente un guanto minimal, un guanto senza lattice sul dorso, davvero molto leggero. Cosa mi è piaciuto di questo guanto? Mi è piaciuto il lattice, che è super colloso, sia tra lattice e lattice che tra pallone e lattice. Abbiamo prestazioni assurde su asciutto, davvero importanti anche per quanto riguarda la resistenza all'abrasione. Infatti può essere utilizzato in partita, su asciutto, in tutti i campi, anche in allenamento in tutti i campi. L'unica cosa è che sul bagnato non è così prestante. Per quanto riguarda poi altre cose che mi sono piaciuti il nuovo materiale del polsino, del bandage elastico che fa 2 giri intorno al polso, è davvero molto migliorato, è davvero molto più elastico e personalizza maggiormente la calzata, secondo me. Una cosa che secondo me non mi ha fatto impazzire di questo guanto, è l'unica cosa che migliorerei, è la calzata, il fit, perché secondo me è leggermente troppo largo. Questo poi dipende da voi, a me piace super aderente, infatti era l'unica cosa che ho notato di questo guanto che avrei migliorato. Nota poi molto positiva del gel interno, che va a compensare questa cosa, perché pur essendo le dita non super chiuse all'interno del guanto, non scivolano perché il gel è messo davvero bene. Mi sembra di aver detto circa tutto. Se avete altre domande, perplessità o commenti da fare, qua sotto c'è la sezione dedicata. Noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto dai amici a Sherlock Gloves.